Oh, vabbè, se prepariamo, iniziamo a fare qualcosa. E oggi starò qua nella postazione, non mi allontano, anche perché fa troppo caldo. Vabbè, se vediamo tra 3, 2, 1. Definito. Senti, definito. Lavanda frizzante, muschio di quercia, verbena, citronella agrumata, ninfea, aloe dolce, note ozoniche, muschio fresco, paciuli terroso. Beh, tutto questo per parlare di che cosa? Di che te sto parlando? Intanto ben ritrovato, io sto in totale relax, almeno ci provo. Non è mai così, almeno ci provo. Allora, mi trovo qui al mare e come tu ben sai, se mi conosci, quando sto al mare ho bisogno di qualcosa che mi ricorda ancora di più, perché nonostante ce l'ho a pochi metri, ho l'esigenza di qualcosa, ma più che altro è il nuovo, come già avevo detto, il nuovo Fine che è uscito qualche tempo fa, si parla di, mi sembra, una settimana fa. È innegabile la mia passione verso sto colore, e poi vabbè la scritta, il blu e tutto quello che ricorda, eccetera eccetera eccetera. Non ti aspettate doppia telecamera perché proprio è impossibile, cioè no, anche no, diventa troppo stressante. Allora eccolo qui, il classico vasettino che ormai ci ha abituato Fine. Tu non puoi capire che zozzeria di acqua che c'ho qua, è marrone, sembra quella della Marana. Allora, Fine, eccolo qua, parliamo sempre della formula. Aspetta, si diceva? 21, sì, 21 Century? Sì, dai, ci stiamo su. Allora, eccolo qui, come al solito, molto morbido. Considerate, spiego una cosa, quando ce l'ho dentro stiamo a tipo 40 gradi, quindi è normale che ne soffra un pochettino, non vi fate i problemi se vi arrivano i saponi un po' squagliati. Dovete sempre considerare che in furgone che viaggio tutto il giorno la temperatura dentro del van è talmente tanto alta che è normale che si sciolgono, cioè è come mettere in ghiacciolo in macchina per 10 secondi e dopo 2 secondi è morto. Allora, situazione precaria, come ti dicevo, profumo molto accattivante, ispirazione logicamente è quella del prodotto che tanti, io stesso pure ricerco sempre, se ti capita sotto mano non è mai un errore, e si parla del, mi ricorda il, vabbè sì, non ci devo perdere tutto questo tempo detto, ricorda un po' secondo me il Floyd Blue. Allora, discorso Floyd Blue lo facciamo subito. Molti prodotti, anzi no molti prodotti, molti produttori hanno nel corso del tempo cercato di raggiungere quel tipo di obiettivo, e non tutte le fragranze rispecchiano in modo fedele la profumazione, anche perché penso che non sia neanche possibile farlo, ma diciamo ci sono degli accostamenti, dei ricordi, dei vaghi ricordi, sì, me lo fa immaginare, però è difficile dire è questo. È molto particolare perché ha delle sfaccettature, il Floyd Blue, molto decise e accattivanti. Penso che sia veramente, non dico difficilissimo riprodurre fedelmente la fragranza, ma ci vuole veramente tanto secondo me. Quindi secondo me lui c'è come profumazione, non è nulla di stravolgente, nel senso che diciamo tutte le ispirazioni o i richiami, i ricordi, quello che vuoi, gli manca sempre qualcosa per arrivare alla completezza della profumazione, però devo dire che è molto piacevole, la richiama, la ricorda, quello che te pare, insomma te lo fa pensare. E io, come al mio solito, visto che in teoria quando ho iniziato il discorso della satura tradizionale a fine sbarbata magari utilizzavo, che ne so, un mentolato del qua e di là e poi ci passavo il Floyd Blue, qua invece faccio l'inverso, come dopo barba metterò il famosissimo Sea Citrus, perché c'è sta secondo me, perché note ozoniche, agrumate, borodalcose, sostanzialmente pure quelle ci puoi sentire, però con questa sfaccettatura un po' di lavanda che quasi non la senti, perché è talmente mixata
e bene, che comunque non è che senti la lavanda spigosa. Vabbè, davanti, se no qua ci stiamo 45 anni. Allora io dovrei utilizzare questo coso, non so, vedi la tanica dove c'è sta l'acqua sulfurea, poi tutto il resto del mio Weber, una marea di roba. Dovrei utilizzare un po' questo, non so se utilizzare il monitor o se no questo specchio qua. Poi bella cosa, oggi abbiamo il Game Changer 68p, vediamo se andrà in qualche maniera a lavorare su sto barbone bello pronunciato. Sto aprendo insieme a te, eccolo qui, solita carta velina che lo avvolge, no già l'ho aperta, allora eccolo qui, è un bel rasoio bello pesante, c'è un manico come vedi ben rifinito, la testa pure è molto particolare, te la faccio vedere che fa parte dei dettagli, no? Chi è molto attento, molto guarda che bello, col numero di serie, perché c'è il numero di serie che sta qua, non so se riesci a vedere, scusami ma io quando sto al mare purtroppo non è che ho tutta sta grande, diciamo così, capacità di regia, questo è dentro e questo è dentro, ti piace? Quindi è diverso rispetto ai normali rasoi che hanno qua i dentini per bloccare la lametta, invece lui ce l'ha sulla piastra di sicurezza. Beh, un bel rasoietto, carino, pesante, massiccio, veramente pesante. Allora, per non farmi mancare niente, lo riapro, mi devo ambientare al fatto che sto, diciamo così, all'aria aperta, astrone blu che mi segue. Tanto sai quanti mi stanno a spizzare che sto a fare la barba da seduto in piazzola quando ci stanno i bagni. Ma mi piace, io lo devo fare qua. Oh. Allora, eccola qui. Eccolo qui, devo parlare pure piano perché c'è Lorenzo che dorme, quindi se alzo troppo la voce è un macello. Allora, mi tremate meno la mano? Che c'è? Sta a fare capricci? Acqua rigorosamente fredda, giusto non farmi mancare niente, infatti non serve a niente, però giusto per dare una lubrificata. È veramente gialla. Allora, vediamo questo 68p. Ecco, è aria d'elicottero. Da stamattina che c'è sta, segue i Vespe 125, no? Da stamattina sta gira. Allora, non ti ho detto, mi faccio vita da Roma. Fammi manca niente, manco l'aria di casa mi devo far mancare. Il problema è che tu mi dirai, ma io devo scaldare il sapone, e c'è ragione, dovrei scaldare il sapone, però che devo fare? Ci buttiamo un po' di acqua dentro, acqua proprio contaminata questa. Fa un casino sto fa. E faccio il mio giretto. Logicamente essendo molto caldo devo stare attento perché sennò me ne porto via un quintale di sapone, non c'ha senso. Comunque parliamo di un sapone a tallovato, già te ne ho parlato nei precedenti video del Fine. Allora, mi si è messo, vedi, un po' di pasta in più, che bisogna fare quando è così? Piacevolissimo, hai capito? E no, mi guarda così perché mi metti soggezione. E ricorda quando mi dicevi che sembrava uno scemo effettivamente lo so ancora uno scemo, però ecco qui, via un po' d'acqua. Scusami ma non ce la faccio. Se lo faceva Maradona, se la deve sempre all'aperto, non lo posso fare io. Vedi il Fine monta pure con l'acqua da Marana. Angelica, che c'è? Scomodissimo, Quest'anno non è che non mi sono attrezzato, però ho avuto la buona idea di portare poche cose, non troppe.
Allora, il problema di quando te fai all'aperto è il fatto del calore, perché comunque oggi è una giornata abbastanza calda, anche se, che io lo so, sono le 10. E quindi se non metti l'acqua giusta tende a smontare un po'. Anzi, più che altro si secca. Allora, che io volevo dire? Io non gli posso dire nulla, come al solito. Non gli posso dire nulla perché nonostante ciò stia lavorando con dell'acqua fredda, acqua che fa pure schifo. Mi sembra che ci stiamo, no? Allora, vado, C'ho pure poca acqua, quello è il problema. Scusa, ma mi devo mettere sta cosa davanti, se no non ci vedo. Astrone fa sempre il lavoro, se non ci niente la fa. Aspetta. Allora, la scorrevolezza è inutile che te la spiego perché sai, già te ne ho parlato, Fine per me è più che buono, anzi, tanta roba. A maggior ragione lo sto facendo appunto con un'acqua non proprio buona, una preparazione del viso sinceramente poco scadente, però rasoietto pure bello efficace, barbone della settimana se lo sta a portare via senza problemi. Delle roba. Ah, vedi, oh scusa ma devo stare a guardare lì. Tanta roba. No, se ti piace veramente la profumazione che richiama il Floyd, vai. Anche il Barber Blue c'è sta. Fatto. La cosa che mi dà fastidio quando me la vado qui in piazzola è che mi diventa subito opaco, subito, perché giustamente non so come pulirlo, visto che ho solo una bacinella, infatti so delle rasature un po' accroccate, un po'. La prossima ma la vado a fare giù al bagno, dove la faccio sempre, almeno c'ho un po' di acqua. Poi vorrei via il pelo. Zuppato l'acqua, è schifo i peli. È il brutto del cosa, la bacinella è proprio questo, perché mi dovrei alzare a svuotarla, diventa un casino. Buono. Bello di questa rasatura è che poi si impiastra tutto. Vedi? Si sono impiastrato è brutto? Però nonostante ciò questo continua il sapone a fare il lavoro suo.
pensa alla performance che ti dà quando ti metti veramente, fai tutta la preparazione dell'acqua pulita, tiepida. Infatti quello che immaginavo sta succedendo, nel senso che comunque non potendomi aggiungere acqua fresca, cioè acqua in più pulita senza i veri, col caldo che sta facendo il sapone tende a seccarsi. Naturale e sintomatica. Quindi nella sutura un po', vedi, effetto diamogli un po' di vita a sto sapone, perché peccato. Allora, aspetta, da qui. A posto. Allora, rasoio va in profondità senza nessun problema, non lo senti in viso, lo riesci a gestire bene, però da seduto sinceramente rimane un po' troppo pesantino, non è così aggressivo, però ripeto, il feedback che mi ha lasciato sul viso è molto piacevole, il taglio è stato molto pulito, molto deciso rispetto all'84 è meno mordente, però il lavoro suo, la profondità ce l'ha, senza meno ce l'ha, guarda, tanto è quello che noi cerchiamo, è quello che noi alla fine, no, apprezziamo dei rasoi, è la capacità del rasoio di arrivare veramente fino in fondo, e lui ci riesce senza avere questa aggressività troppo pronunciata. Vedi? Vai sbarbate da campo, che succede poi? Che appena metti l'acqua il sapone riprende vita. Guarda, sto selezionando i peli, macello questi peli, se li attaccano. Finisco sta rasatura che c'ho un po' ora, un'altra volta i peli della barba. Allora, correzione. A parte so pelucchi pure di questo, però vedete poco. Vedete poco? Mi sono combinato qua. Aspetta, fammi levare il maglione. Trucco al bagno alla netta. Allora, zona ostica per me. Allora, questo è un tipo di rasoio per chi non ama l'aggressività, perché non è aggressivo, anzi molto piacevole e tranquillo, però come dico sempre, è come si dice sempre, se metti qualcosa di più eccessivo, più spinto, con un buon lamettone della Kai o una Feder, vai a bomba. Allora, piacevolissimo, pesa un pochettino, sinceramente il peso un po', a me io che amo i super leggeri, dà un po' di noia, però ripeto, un bel rasoio perché la sua efficacia c'è, la sua presenza si fa sentire in viso, testina non proprio totalmente abbombata, ma abbastanza piatta, quasi a T.
piacevolissimo. Il fine si è comportato bene come al solito, nonostante ciò faccia veramente caldo, ma caldo caldo caldo, soltanto con un'acquetta buttata lì così. Amore, che stai a fare? E buttata lì così, quindi nulla di, ma devo dire che la pelle, nonostante ciò, rimane morbida, veramente, sembra di gomma, molto molto piacevole. Quindi andiamo con l'olio, shakero, shakero, shakero. Vado da Citrus, mi porta il mare sotto al naso, senza aver sciacquato niente, tutto impastato. Mazza quanto è buono sto coso, mazza quanto è buono sto coso. Certo, fragranze non dico proprio simili tra Citrus e Barber Blue, sì, ogni tanto mi dimentico. Barber Blue, mi piaci tu. Però ti posso dire che lo spezzare appunto la continuità olfattiva non è un peccato in questo caso, perché comunque se sei amante degli agrumati e delle profumazioni ozoniche si danno la mano, perché anche nel Blue Barber c'è la profumazione ozonica. Tu mi direi che cos'è? È quella che ti fa ricordare un po' l'aria, l'odore quasi, non dico salino, perché sennò poi nascono le polemiche. Ah, mi hai detto che sa di mare, io pensavo di sentire fregene, ostia dentro al sapone, invece non ci ho sentito. No, non è quello, non senti quello, senti il richiamo appunto della freschezza dell'acqua, del marino, dell'acquitrinio, insomma. Acquitrinio è meglio di no, era questo, ma non puoi capire che c'è sta qua dentro e che schifo. Allora, adesso post rasatura, non lo dico perché devo fare la marchetta, perché non mi serve fare marchette, però ti dico, pelle molto 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 morbida, molto sedosa. A me la formulazione di Fine mi piace da morire, penso che sia uno dei migliori saponi che ho provato e sono arrivati a un livello veramente alto. Chi parla del sapone, che te posso dire, di qualche anno fa, dice ma il migliore, il migliore, il migliore. Assolutamente, poteva essere il migliore magari qualche periodo fa, adesso con tutti questi nuovi studi e perfezionamenti delle formulazioni si è fatta un'evoluzione ancora più grande. Questo non è che va a significare che qualcosa del passato non sia buono, assolutamente no, è solo che come le automobili, più vai avanti più c'è lo studio aerodinamico, l'ingegneria avanza, la meccanica avanza, è normale che non può paragonare una cosa attuale a quella del passato, però comunque come tutti i saponi che del resto che ho a casa io sono tutti quanti buoni, tutti quelli che ho provato mi sono piaciuti, la maggior parte mi sono piaciuti, e poi è giusto anche che uno possa trovare dei piccoli difetti. Vabbè, 22 minuti di video, ma anche a casa li faccio, noi se becchiamo alla prossima, come dico sempre, buoni acquisti, buone sbarbate, se te compri il Fine, parola mia, parola del baffo tipo Roberto da Crema, rimani soddisfatto, ma proprio veramente soddisfatto, e ripeto, non mi sono potuto sciacquare il viso, l'ho voluto fare apposta setoso. Il rasoietto si è comportato bene, la profondità l'ha raggiunta, ripeto, non è un rasoio aggressivo, ma è un rasoio efficace, quello classico quasi di tutti i giorni, è quello che cerchiamo da tanto tempo, voglio quello che è per tutti i giorni. Potrebbe, poi se non è io non ce lo posso fare niente. Vabbè, come dico sempre, con acquisti buone sbarbate, noi ci vediamo alla prossima, ciao. Devo chiudere così oggi.